Non c'è dubbio che negli ultimi mesi Trench Crusade sia letteralmente esploso. La campagna Kickstarter lanciata lo scorso ottobre, proprio come quella precedente, è stata un grande successo, questa volta superando addirittura i 3 milioni di dollari di finanziamento e nel frattempo sempre più persone hanno iniziato ad interessarsi e a parlarne. Quindi, proprio come avevo fatto qualche anno fa per Warhammer 40.000, ho pensato che fosse il caso di fare un video per aiutare i neofiti a orientarsi nel mondo di Trench Crusade, rispondendo alle domande più comuni. Ecco, spero che possa esservi utile. Per comodità ho effettivamente diviso il video in domande dirette e, senza perdere ulteriore tempo, direi di iniziare da quella più ovvia. Che cos'è Trench Crusade? Se avete aperto questo video, probabilmente avete già una vaga idea. Magari avete visto qualche foto delle miniature, degli artwork o ne avete parlato con qualcuno. Nel dubbio, facciamo un veloce riassunto. Allora, Trench Crusade è un gioco di schermaglie con miniature, ambientato in una versione alternativa del nostro mondo, in cui le forze infernali hanno invaso la Terra e l'umanità, da secoli, cerca disperatamente di contenerne l'avanzata. L'epoca in cui si svolgono gli scontri è quella della Prima Guerra Mondiale e, a livello estetico, l'ambientazione combina elementi dieselpunk con temi medievali e religiosi, con una forte spinta verso il macabro e l'orrorifico. Cioè, non ci giro intorno, Trench Crusade non è per tutti gli stomaci e le sensibilità. È un prodotto a tratti disturbante, crudo, pensato per un pubblico adulto e comunque un gioco che se ne sbatte bellamente del politically correct. Così tanto che, per esempio, devo scegliere con attenzione quali illustrazioni mostrarvi a schermo, perché non voglio avere problemi con YouTube. Oppure dovrei censurarle di brutto, ma così si va a perdere tutto il bello. Quali sono le fazioni giocabili? Nel momento in cui registro, cioè marzo 2025, le fazioni giocabili sono 6. 3 per le forze del bene, cioè Nuova Antiochia, Pellegrini delle Trincee e Sultanato di Ferro, e 3 per le forze del male, cioè Legione Eretica, Culto del Graal Nero e Corte del Serpente a 7 teste. Ognuna ovviamente ha le sue particolarità, unità specifiche e anche diverse sottovarianti, e probabilmente in futuro ne usciranno anche altre. Ci sono poi alcuni personaggi speciali chiamati mercenari che possono essere ingaggiati da più di una fazione, e sulla parte di background non mi dilungo oltre perché ne ho già parlato in un video che è uscito qualche mese fa, quindi se volete approfondire vi rimando a quello. A breve poi inizierà anche una nuova serie in cui approfondirò le fazioni una ad una, come sempre senza impegno. Ma ora veniamo al sodo. Cosa mi serve per giocare? Ecco, essenzialmente quello che serve per qualsiasi altro wargame: delle miniature, degli elementi scenici per comporre lo scenario, dei dadi a 6 facce, un policiometro per misurare le distanze e ovviamente il regolamento. Cominciamo da quest'ultimo, che è gratuito e accessibile a tutti, scaricabile come PDF dal sito ufficiale del gioco assieme ad altri file di utilità, come le schede per comporre una banda, le regole per giocare una campagna, un riassunto della lore e via dicendo. Tutto però in lingua inglese. Se volete la versione in italiano, sempre gratuita, la trovate sul sito di Uninerd, che si sono occupati di localizzare il gioco nella nostra lingua e gestiscono la community nazionale a esso dedicata. Attualmente le regole sono ancora in versione playtest. Quelle definitive, assieme al manuale vero e proprio, che si poteva preordinare durante la campagna Kickstarter, dovrebbero essere pronte entro fine anno. In ogni caso vi metto i file dove scaricare i link, sia in italiano che in inglese, nella descrizione del video. Per quanto riguarda il resto, se giocate a Warhammer o ad altri wargame, dovreste già avere più o meno tutto. Il policiometro si recupera facilmente e ne basta uno da condividere con l'avversario, mentre come dadi servono un po' di D6, meglio se di 3 colori diversi. Cioè, secondo me questo piccolo accorgimento rende il gioco molto più scorrevole. Passando oltre, in media una banda per Trench Crusade è composta da un numero di modelli tra 5 e 10, a seconda della fazione, ma se si gioca in modalità campagna può arrivare gradualmente fino a 20-25. Invece il campo di battaglia standard è di forma quadrata e le misure suggerite sono di 48x48 pollici, oppure 36x36, ma nulla vi vieta di giocare sul tavolo della cucina o del salotto. L'importante è che ci siano un po' di dislivelli nel terreno, perché il sistema di regole è molto dinamico e gioca parecchio anche sulle altezze. Come miniature ed elementi scenici va bene qualsiasi cosa, da quelli professionali dipinti benissimo alla scatola di cereali usata come palazzo. Poi il gioco ha i suoi modelli ufficiali e fra un attimo vi dico dove trovarli, ma è dichiaratamente agnostico, cioè si può giocare con quello che si vuole. Anzi, la personalizzazione e le conversioni di qualunque tipo vengono attivamente incoraggiate dagli autori e la scala ufficiale è di 32 mm. Quindi se volete creare la vostra banda partendo da miniature di Bolt Action, Warhammer o qualcos'altro, non c'è assolutamente nessun problema. Per esempio, in attesa che arrivino i modelli che abbiamo preso nel Kickstarter, col mio gruppo stiamo usando varie miniature di Warhammer 40.000 e Fantasy, e poi elementi scenici che già avevamo, e a dirla tutta anche qualche soprammobile o scatola di altri giochi da tavolo, così da creare i vari dislivelli del terreno. Dove posso procurarmi i modelli ufficiali? Essendo un gioco indipendente, i modelli di Trench Crusade non sono in vendita nei normali negozi. Al momento il modo più rapido per
procurarseli è attraverso la stampa 3D, visto che i file STL sono già disponibili su My Mini Factory. Anche qua vi metto il link in descrizione. Per ogni fazione c'è un pacchetto base pensato come punto di partenza per la propria banda e poi ovviamente tutti i modelli singoli, acquistabili separatamente a seconda delle esigenze. Volendo poi c'è anche un pacchetto di elementi scenici modulari con cui comporre facilmente le trincee sul tavolo, tra l'altro realizzato da Corel Miniatures, che è un artista nostrano. Se invece come me non avete una stampante 3D e preferite fare alla vecchia maniera, cioè ordinare direttamente una miniatura fisica, non preoccupatevi perché è solo questione di pazienza. Dalla seconda metà del 2025, infatti, sarà possibile farsi spedire a casa le versioni già stampate. Il motivo di questa attesa è che prima di aprire questa possibilità, gli autori vogliono completare la spedizione di tutte le miniature fisiche ordinate attraverso la campagna Kickstarter. Comunque, a tal proposito, anche se ve lo siete persi, potete stare tranquilli. È già stato chiarito che tutte le miniature di Trench Crusade saranno sempre disponibili. Non ci sono pezzi in edizione limitata ordinabili solo dalle 23 a mezzanotte del 29 febbraio se c'è la luna piena o cose così. Dove posso provare il gioco? Giustamente non c'è miglior modo di capire se un gioco può piacere o non piacere che provarlo. E per fortuna, anche se ovviamente non è diffuso quanto gli altri wargame, le occasioni ci sono anche per Trench Crusade. Per esempio, al Play di quest'anno, a Bologna, nell'area War Pit ci saranno diversi tavoli demo e altre sorprese di cui purtroppo non posso ancora parlarvi. E come ospite ci sarà il game designer del gioco in persona, e cioè Thomas Pirinen, che tra l'altro avrò il piacere di intervistare di persona. Quindi se siete in zona vi invito a passare, perché ci sarà davvero tantissima roba interessante. Ma anche se non sarete al Play o state guardando questo video dopo la fiera, in generale vi consiglio di tenere gli occhi aperti. Sicuramente sarà possibile provare il gioco anche in molte altre fiere. Per esempio, l'anno scorso c'era un tavolo demo anche al Milano Wargames. Oppure potete cercare se nella vostra zona c'è un'associazione ludica in cui lo si gioca, o quantomeno qualcun altro interessato a provarlo con voi. Il che ci porta all'ultima domanda: come faccio a tenermi aggiornato su Trench Crusade? Le novità, come nuove illustrazioni, modellini o aggiornamenti delle regole, vengono sempre diffuse attraverso i canali social ufficiali del gioco: Facebook, Instagram, X, Discord e Blue Sky. In particolare su Facebook i giocatori si scambiano continuamente opinioni, domande sulle regole, foto dei modellini su cui stanno lavorando e cose così. Se volete unirvi, vi segnalo due gruppi. Quello internazionale, per ovvie ragioni il più grosso, in cui però si parla in lingua inglese, e quello italiano, che come vi accennavo prima è gestito dagli amici di Uninerd e tra l'altro è anche il posto migliore dove cercare eventi o associazioni attive sul territorio. Anche qui, come prima, vi metto tutti i link del caso in descrizione. E questo direi che è tutto. Spero di essere riuscita a rispondere almeno a una parte delle vostre domande e incuriosirvi su questo gioco che personalmente mi sta prendendo tantissimo. Come sempre vi ringrazio per avermi seguita fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Se siete ancora più curiosi venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog milanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti i crociati che l'hanno già fatto.